Ciao chitarristi, sapete tutti che cos'è il B-Stock? Ho una ciglia nell'occhio, adesso ce l'ho sul dito e adesso è per terra. Ve lo chiedo perché tantissimi di voi nei messaggi privati su Instagram mi scrivono: Ale, guarda, ho trovato questa chitarra a questo prezzo super conveniente, ma non so se fidarmi, perché comunque non è nuova. Tu cosa dici? Ovviamente escludo i vari mercatini. Si sta parlando di negozi. Se questo video vi sarà utile, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, attivate la campanella, arriva il video e il video: no, ma questo video, ma lo sapevo che mi serviva. E io arrivo e dico: t'ha salvato la campanella. E allora io li prendo, chiedo: mandami il link della chitarra, così lo guardo, ma so già nel 99,9999999% dei casi che la risposta sarà vai tranquillo. Perché tutta questa sicurezza? Ho fatto un video apposta per spiegarlo, che è questo. Partiamo con il che cos'è il B-Stock. Il B-Stock è quando uno strumento nuovo viene comprato da una persona e entro i giorni limite del negozio il prodotto viene restituito. Io compro una chitarra nuova, bellissima, che mi piace, non fa per me, decido di fare il reso. Oppure compro la chitarra, spendo una cifra anche considerevole, quindi facciamo che spendo 1500 euro e mi accorgo che la chitarra ha un piccolo difetto estetico di verniciatura e non me la faccio proprio passare zero. Ho speso 1500 euro, la voglio perfetta. Faccio il reso, me ne faccio dare un'altra uguale, identica. Fine. Cosa succede a quella chitarra che io ho restituito? Finisce all'interno del mercato dei B-Stock. Quindi strumenti nuovi ma che sono stati solo aperti e magari provati. Come sapete io voglio sempre sperimentare le cose con le mie mani, quindi che cosa ho fatto? Ho ordinato uno strumento B-Stock da Musical Store 2005. Tra l'altro vi lascio il link alla sezione B-Stock qui sotto, così potete sbirciare e vedere se trovate qualcosa di interessante. Potreste vedere qualcosa che già conoscete se avete visto i video qui sul canale. Sì, ogni tanto finiscono lì. E quindi mi sono fatto mandare questa, che è una LTD EC256, un modello Les Paul che per il metal è clamorosamente fatto bene. Prezzo di listino di questa chitarra si aggira intorno ai 500 euro. Questa nel B-Stock viaggia tra i 3,50 e 3,90. Lo so, la domanda che avete voi è: sì, ma la fregatura dov'è? E quello è bello, non c'è la fregatura, perché tante volte i prodotti B-Stock sono prodotti appunto con magari semplicemente lo scatolone rovinato, oppure come in questo caso uno strumento che ha un piccolo difetto estetico, e lì poi sta a voi decidere se siete più tipi da vabbè, allora pertanto così per 200 euro prendo la chitarra nuova, oppure cavolo, 200 euro di sconto, alla fine tanto la chitarra se la uso si rovina lo stesso. La cosa che dovete sapere è che almeno per quanto riguarda Musical Store 2005 la scheda prodotto di un B-Stock è sempre personalizzata in base allo strumento, cioè non viene applicata la scheda tecnica generica e poi lo strumento è B-Stock e come arriva. Ti danno la possibilità prima di vedere quali sono nel caso le problematiche, tra tante virgolette, del prodotto in questione. Quindi se c'è lo scatolone rovinato ci sarà la foto dello scatolone rovinato, se è rovinata la custodia ci sarà la foto della custodia, se il problema è sullo strumento ci sarà specificato qual è la problematica, dove, l'entità e anche la foto, così potete vedere e rendervi conto già da prima se volete fare questa cosa di risparmiare quei soldi con questo compromesso oppure andare sullo strumento nuovo. Ad esempio, io adesso sto guardando sul mio computer una pagina prodotto di un'altra LTD EC256 con un altro colore, un'altra finitura, quindi stesso modello ma la chitarra è diversa, e se scorro sotto ho una parte che mi dice NB, quindi non bollire. Nota bene, il manico mostra alcune imperfezioni sulla superficie che non alterano la qualità sonora e la maneggevolezza del manico, ma potrebbero essere avvertite al tatto durante l'uso. Vedi foto allegata. Se io vado sopra ci sono le foto stock del prodotto e poi c'è la foto effettivamente del manico, e in questo caso si vede una piccola macchiolina ed è palesemente quello il, tra virgolette, difetto. Vale 200 euro quella cosa? Secondo me no. Se è una roba che non si può avvertire, è una cosa solo prettamente estetica alla fine, oppure è una cosa che magari ci passi su un po' di olio di limone e via, 200 euro li risparmio volentieri. Questa cosa immaginatevela anche per prodotti che costano molto di più, quindi non ci sono solo gli entry level e le fasce medie, cioè trovate anche chitarre che magari costerebbero 3.000 euro e magari le trovate a 2.000. Questa nel caso specifico era segnata come con due problematiche, una sulla tastiera e una sul body. Voglio parlarvene nello specifico perché tante volte alcune di queste problematiche con poco sforzo possono essere anche risolte, come in questo caso. Partiamo da quella che non si può risolvere, o comunque non così facilmente. La scheda tecnica segnalava alcune macchieline presenti sul body in prossimità del selettore dei pick-up che semplicemente rendono esteticamente non perfetta la chitarra. In questo caso sono queste, si vedono. C'è questo piccolo difetto di verniciatura che probabilmente è dovuto effettivamente dalla fabbrica, che rende lo strumento qui leggermente opaco. L'effetto finale è un po' questo biancastro che c'è, roba che probabilmente utilizzandola e consumandosi lo strumento in generale si noterà sempre di meno nel tempo. La dimostrazione è la mia Gibson Les Paul, che da lucida diventa
diventata praticamente opaca per queste cose. Cioè, se tolgo il battipenna, sotto il battipenna è lucida e il resto è opaco. L'altra cosa era sul manico, nello specifico sulla tastiera. Era segnalato questo legno con delle striature che esteticamente non lo rendevano perfetto. In questo caso il problema qual era? Era semplicemente il legno tanto secco. Infatti lo strumento è arrivato, l'ho imbottito, tra virgolette, di olio di limone, l'ho nutrito, l'ho curato, l'ho pulito, soprattutto, perché tante volte è sporcizia, e il manico, almeno la tastiera, è tornata come nuova. Questa è la cosa. Ma questo per questa chitarra nello specifico. Ci sono tanti altri strumenti che non hanno questi difetti. Io ho voluto prendere un caso limite, uno di quelli che magari uno vede e dice non lo so. La maggior parte dei B-Stock sono effettivamente prodotti che semplicemente uno ha comprato, provato, ha rotto il cartone e restituiti. La cosa che mi preme farvi capire è che il B-Stock non è una fregatura perché vengono comprati dei prodotti difettosi con il compromesso del prezzo più basso. Anzi, è un'opportunità per noi che vogliamo prendere chitarre di avere una chitarra specifica, perché non è che esistono tutte le chitarre B-Stock, lì va a fortuna, a un prezzo super conveniente. A me era capitato con una PRS una volta, mi mangio le mani ancora adesso per non averla presa. Comunque, alla fine lo strumento funziona perfettamente e ve lo dimostro. Adesso la attacco e vi faccio sentire quanto ruggisce nonostante il difetto appunto solo estetico. Ora, perché c'era tutta questa sicurezza in me nel dire ma sì, il 99,9% dei casi va bene il B-Stock? Quello 0,1% che manca è dato dai casi come questo, i casi limite, quelli dove magari devi intervenire un pochettino per risolvere o aggirare qualche limite. Nell'altra stragrande maggioranza dei casi sono semplicemente prodotti che sono stati aperti, ma l'ho detto 18 volte, basta. La sicurezza non è tanto in quello quanto nel trattamento dei prodotti che vengono trattati come nuovi. Quindi avete il periodo di recesso, quindi la ordinate, vi arriva e dite fa molto più schifo che la foto, non la voglio. Oppure vi arriva, la usate, a un certo punto salta fuori un difetto di produzione, non lo so, prendo un caso reale come è successo alla mia Epiphone tanti anni fa. Il selettore dei pickup smette di funzionare dopo 3 mesi che ce l'avete. La chitarra è comunque coperta dalla garanzia legale di 2 anni, quindi non si scappa. Non è come succede tra privati, no? Che io ti vendo la chitarra, una volta che tu puoi anche esplodere. Quindi diciamo che da perdere non c'è niente. C'è questa cosa del prezzo ridotto che è super conveniente per la maggior parte delle persone. Ovviamente per chi consiglio il B-Stock e per chi non lo consiglio. Non lo consiglio ai perfezionisti. Se vuoi lo strumento perfetto, mega preciso, e lo capisco. Ma se sei come me, che dici a me interessa che la chitarra funzioni così come nella scheda tecnica, che corrisponda alle caratteristiche, che dia un'impronta sonora particolare, perché voglio la chitarra con i pickup splittabili, che sia fatta così, con il top così, allora lì io sarei disposto a scendere al compromesso e dire ok, guarda, sai cosa, me ne frega niente che gli
il binding è un po' sbavato con la verniciatura, approfitto del perfezionismo di qualcuno e mi porto a casa lo strumento, magari pagandolo 200-300 euro in meno. Quindi ecco, tutta questa sicurezza deriva da questo. E poi comunque, come avete visto, la chitarra funziona, è stabile, a livello strutturale non ha problemi, è solo questa cosa di verniciatura. Poi, provocazione di fine video come sempre, cioè come sempre, come spesso. Quelli che fanno parte della categoria dei perfezionisti magari sono anche quelli che spendono 4.500 euro e si comprano un custom shop reliccato. Ora, avete già capito dove voglio andare, però pensateci, si spende di più per avere chitarre rovinate apposta e poi quando si spende magari una cifra normale per uno strumento e arriva leggermente sbavato, no, pretendo la perfezione. Lo capisco, però non ci trovo la coerenza, nel senso, tanto la chitarra te la devi vivere, te la devi suonare, te la devi sudare, deve graffiarsi, deve rovinarsi con il tempo, non perché la prendi a martellate, ma perché magari una volta c'è un braccialetto, una volta il bottone dei pantaloni, lo strumento invecchia. Quindi, perché il Relic sì e magari uno strumento B-Stock con un piccolo difetto estetico no? Non lo capisco, ditemelo voi nei commenti. E ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 per la chitarra che picchia fortissimo, poi è Les Paul, quindi gli si deve voler bene a prescindere. Quindi se avete trovato utile questo video oppure trovate utili in generale i video che carico qui sul canale, iscrivetevi al canale, campanellina perché continueranno ad uscirne e state pronti perché tra un po' cambieranno un po' di cose. Non io ovviamente, ecco, adesso è rotta veramente.